Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video guardiamo a un bonus veramente molto interessante perché ci può permettere di avere il 100% di detrazione per questo articolo qua. Alimentata a fonti rinnovabili, ovviamente impianti fotovoltaici, ma non solo, ma anche un impianto di mini eolico come abbiamo noi in questo caso. Funziona, Sto scherzando, ovviamente. Questo bonus è veramente molto interessante, come diciamo, perché all'11 di ottobre sono stati dati un po' le modalità di accesso a questo credito e ci possono permettere di raggiungere il 100% di detrazione, come dicevamo, per l'acquisizione di una batteria domestica allacciata a quello è un impianto fotovoltaico, mini eolico, comunque sia rinnovabile. Non è obbligatorio che l'impianto rinnovabile sia stato installato, effettuato in questo anno, quindi il 2022, può essere benissimo un impianto fotovoltaico, per esempio come nel nostro caso, che è già in essere. L'importante è che abbia accesso a quello dello scambio sul posto e che non sia superiore ai 20 kW di picco, così tanto per rendervi l'idea. Quindi i vari conti energia non sono validi per l'accesso a questo bonus specifico. Quelli sono, diciamo, i dati importanti che ci possono interessare. Il fatto che sono stati stanziati 3 milioni di euro e ora con grafica dedicata e tornando in posizione, diciamo, più comoda e consona che stare insieme a questa batteria, però ci si sta veramente molto bene perché è veramente valida. Un giorno farò un video in merito per farvi vedere le sue potenzialità. Siamo a ben oltre il 90% di copertura dell'elettricità domestica con il nostro impianto da 2,88 kW di picco e lei veramente interessante. Metterò qua, credo, insomma, ora troverò un posticino in post produzione per mettervi la capacità proprio della batteria di rendervi praticamente indipendenti. Siamo più o meno al 94%, se non ricordo male, di indipendenza per quanto riguarda i consumi domestici. pazzesco. Andiamo a vedere in posizione più comoda con grafica dedicata a tutti quelli che sono i dati più importanti da sapere, da avere ben chiaro per poter fare richiesta, perché è veramente molto interessante averla gratuita. Tanta roba, ragazzi, andiamo. Come dicevamo, sono incentivabili tutti quelli che sono gli impianti di accumulo per fonti rinnovabili anche già esistenti. Non obbligatoriamente le fonti rinnovabili devono essere state installate nel 2022. Faccio un esempio: il nostro impianto fotovoltaico da 2,88 kW di picco, essere soggetti a scambio sul posto e non conto energia e rimanere all'interno di quelli che sono 20 kW di picco. Possono accedervi soltanto e solamente quelle che sono persone fisiche che abbiano eseguito i lavori di installazione del piano d'accumulo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre 2022. La domanda andrà presentata semplicemente e solamente online, non ci sono sportelli fisici dove fare riferimento, si trova tutto all'interno della propria area riservata all'interno dell'Agenzia delle Entrate. La domanda dovrà essere fatta dal 1 al 31 marzo. Quindi ragazzi, dal 1 al 31 marzo 2023, se avete installato per esempio una Powerwall di Tesla, faccio sempre per fare un esempio per rendere diciamo anche questo video più fruibile possibile, dal 1 al 31 marzo sarà possibile effettuare la richiesta semplicemente e solamente online per accedere a questo bonus. Guardiamo anche quelle che sono un po' il resto di quelle che sono davvero le modalità di accesso. Come dicevamo, dal 1 al 31 marzo per inviare tutta quella della documentazione. Entro 5 giorni dall'invio delle vostre documentazione, entro 5 giorni verrà rilasciata una ricevuta con presa in carico oppure scartata con motivazione. Se scartata con motivazione, comunque sia, avete tempo fino al 31 marzo per apportare modifiche o reinviare il tutto entro all'interno del 31 marzo. A 10 giorni successivi al 31 marzo, quindi entro il 10 di aprile, riceveremo la percentuale di detrazione. Questo sì, perché vi è un rebus. Abbiamo a disposizione 3 milioni di euro per avere questa incentivazione. Perfetto. Però attualmente non sappiamo di quanto può essere nello specifico l'accesso alla detrazione medesima. Può essere fino al 100% perché le fonti governative, mi sono andato a scartabellare quelli che sono i documenti statali, prevedono cosa? Questi sono i fondi destinati, 3 milioni di euro.
tutte le persone che hanno effettuato questi lavori, quindi scartate tutti il 110, a loro è venuto gratuito e non fa assolutamente parte, anche perché poi loro hanno il ritiro dedicato. Scartate quindi tutti quelli che sono i conti energia, rimangono coloro che come noi abbiamo un scambio sul posto. Non credo siano tantissimi quelli che hanno installato un impianto d'accumulo a proprie spese, non credo. Quindi probabilmente facciamo le corna e stringiamo comunque sia, insomma facciamo tutti gli scongiuri del caso, potrebbe essere anche benissimo al 100% o no. Se vi sono tantissime richieste potrebbe essere anche il 10 o 15%. Comunque mi sono andato a informare, scartabellando tutti quelli che sono i fogli, è possibile anche rinunciare. Perché vi dico questo? Come mai una persona potrebbe anche aver bisogno di rinunciare? Per installare un piano d'accumulo, un impianto d'accumulo come abbiamo noi abbiamo aderito a quello che è la detrazione anche dell'impianto fotovoltaico, il 50%. Quindi vuol dire che del costo dell'impianto di accumulo noi abbiamo avuto come spesa nostra da pagare il 50%. Quindi noi questo 50% l'abbiamo già avuto accesso. Ora questo non riguarda noi, l'impianto è già, diciamo, a 2 anni di vita, però se una persona avesse installato ieri una Powerwall di Tesla sa che il 50% lo avrebbe, perché ha questa detrazione. Facendo accesso a questo bonus specifico potremmo avere di più o di meno, perché, cosa particolare, non è cumulabile. Io inizialmente pensavo, tanto metterò qua un frame image di quello che viene scritto all'interno della burocrazia, ecco, perché non mi fido totalmente di quello che viene scritto online, vado a documentarmi perché non voglio dire discherate, talvolta le dico lo stesso. Io pensavo, io ho accesso al 50%, questo bonus extra va a sommarsi al 50%, quindi io parto dal 50%, rimane un 50% da pagare, magari con questi 3 milioni mi danno un 10 di più, un 20 di più, un 50 di più, invece no, non funziona così. Praticamente cosa vi consiglio io? Tanto prima di fare quello che è il 730, perché ne parlava anche con Giuseppe, cioè voi andate a installare un piano d'accumulo, come anche magari un fotovoltaico, se voi non portate la documentazione al CAF di turno, voi non avete accesso a quelle sono le detrazioni, ok? Voi aspettate un attimo, aspettate quelle sono le documentazioni che vi invierà l'Agenzia delle Entrate per vedere quella è la detrazione spettante per l'impianto di accumulo. Se è maggiore al 50% voi portate la loro documentazione. Se eventualmente la loro percentuale fosse minore del 50%, rinunciate e portate comunque sia quelli che sono i fogli del pagamento della stessa al CAF di turno e riceverete comunque sia il 50%. Ma non essendo cumulabili, ragazzi, non andate subito al CAF, aspettate loro documentazione e vedrete un po' se è migliore, diciamo, questo bonus rispetto al 50% o no. Ecco, questo penso sia una cosa molto importante, molto importante. Quindi ragazzi, un qualcosa di fantastico, perché avremo modo e accesso, se non saranno tantissime quelle sono le persone, avranno modo di riempire e rimodulare quelle sono le scartoffie burocratiche per avere accesso a questo bonus, di averla gratuitamente. Un giorno farò un video anche per farvi vedere un po' le sue funzionalità, le sue potenzialità, farvi vedere l'app. Ora uno di questi, prima o poi mi ci metto, giuro, mi ci metto. È qualcosa di fantastico, perché come vi dicevo non credo saranno tantissime persone che l'hanno installata a proprie spese, e quindi questi 3 milioni di euro potrebbero benissimo portarvi a una detrazione del 100% e averla gratuita, averla effettuata gratuitamente. L'unico malus mi viene da pensare a me personalmente, oltre al fatto della modulazione come è stata fatta, io credevo che fosse un'aggiunta al 50%, come dicevamo, noi abbiamo pagato il 50% della stessa. Se siete curiosi ve lo posso dire, non ci sono assolutamente problemi. Lei mi è costata 4.750 euro al netto di quelli che sono gli incentivi statali e l'ho installata novembre 2020, quindi 4.750 euro. Io credevo che questo bonus andasse a sommarsi al 50%, non è così. Comunque sia, come vi dicevo, vi è possibilità di rinunciare e portare comunque sia il 50% in detrazione. È stato un investimento fantastico, perché come vi dicevo sono andato a rivedere anche nell'applicazione il 94% della corrente domestica di casa è passato o dai pannelli fotovoltaici nel momento in cui comunque sia sono attivi di giorno, quindi, o attraverso di lei, il 94%. Io ho speso solo per il domicilio il 6% di quello che avrei speso normalmente e ho avuto un ottimo risparmio, come si vede dall'applicazione di Tesla, oltre 500 euro. In questo anno
che vi sono state le tariffe credo più basse della storia, perché ora a conclusione di questo 2022 andrà a scadenza quella la nostra tariffa domestica, si riattiverà per altri 2 anni da gennaio. Ho già avuto quelle, diciamo, la controprova, i dati dell'azienda di cui mi fornisco, e sono discretamente più alti. Pensavo peggio, visto il momento pensavo peggio, ma insomma ragazzi, parliamo di 10 volte il coefficiente di energia elettrica rispetto al passato. Dall'anno prossimo il coefficiente energia sarà 10 volte rispetto a quello che pagavo fino a poco tempo fa. Quindi sto facendo 2 conti, il risparmio vi è assolutamente sempre con la modalità elettrica, anche semplicemente andando a colonnine. Vi ricordate, ne abbiamo parlato poche settimane or sono con la tariffa di NLX, che è rimasta la medesima in abbonamento, di aver modo di continuare a risparmiare dei bei soldoni avendo una mobilità elettrica rispetto a una tradizionale. Faccio 2 conteggi e vi farò sapere anche per quanto riguarda la ricarica domestica. Con la tariffa che mi è stata riferita avrò dal 2023 ho avuto il coefficiente energia, devo fare 2 conteggi anche per andare ad aggiungere quelle che sono le tasse, l'IVA, la dispersione e quant'altro, comunque sia ci sono all'interno di una bolletta, e poi vi farò sapere assolutamente, anche per vedere quelle sono le contromosse che avrà il sottoscritto rispetto a questa situazione un po' particolare. Siamo in un momento un po' particolare. Comunque sia, ricordatevi che la mobilità elettrica è sempre un grande risparmio e non abbiate paura di quello che leggete online e quant'altro. Assolutamente, se vi capita la possibilità di accedere al mondo elettrico, vedrete dei bei risparmioni, assolutamente, anche in un momento particolare come questo, sempre e comunque. Con questo incentivo interessante, io tirerei l'orecchio a chi l'ha fatto per un motivo semplice, cioè me lo viene a dire l'11 di ottobre. L'11 di ottobre sono stati dati, quelli sono i dati per l'accesso. Ora, l'11 di ottobre, l'incentivo in teoria serve per incentivare, no? Quindi portare persone che per motivi economici o perché insomma non ci pensavano a fare una scelta sostenibile. Ok, se te me lo dici l'11 di ottobre, io se lo volessi fare, ora io ce l'ho già, ma volessi fare un impianto di accumulo, è impossibile. Trovati te un'azienda che te la chiami il 12 di ottobre, oh ciao azienda tal dettagli, mi viene a installare un impianto di accumulo, e lei ti fa allegramente, cioè è impossibile rimanere in questo anno chiamando ora. È impossibile, quindi questo è un bonus e verrà dato a tutti coloro che hanno realizzato ex novo, in proprio un impianto d'accumulo, e io sono contento per loro che avranno questo bonus extra. Ma cavolo, se mi fai un incentivo dimmelo a gennaio, se io mi voglio preparare, chiamare un'azienda per venire a fare questo impianto di accumulo, ho tempo per poterlo fare, cioè mi sembra proprio il minimo, l'ABC. Comunque sia, prendiamoci il lato positivo, ci sono questi denari, 3 milioni di euro, che verranno elargiti a coloro che hanno fatto un impianto d'accumulo. Particolare come scelta, di tempistica, particolare a bestia, ma insomma in questa maniera io vi riferisco. Io ancora vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi illustrato per meglio quella è la potenzialità di questa bonus extra, soprattutto per dare una mano a coloro che sono gli utilizzatori del canale, per avere accesso davvero a questo bonus. Magari non ne sono a conoscenza, magari non l'hanno sentito, magari non lo sanno. Dal 1 al 31 marzo, mi raccomando ragazzi, riempite quelli che sono i moduli, io comincerei già da subito, dai primi di marzo, perché eventualmente vi rimandano indietro la documentazione perché avete sbagliato qualcosa o dovete modificarla, avrete il tempo per poterlo fare. Io vi consiglio davvero, non aspettate l'ultimo giorno perché potrebbe essere rischioso. Ma io ci tenevo tantissimo a darvi questa notizia perché vi voglio aiutare, assolutamente. Io ancora vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, io vi do un bacio a tutti, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao! Sempre Forza Elettrico, sempre Forza Elettrico. Ma che bell'impianto mini eolico,